Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vi porto con me alla guida dell'Africa Twin Adventure Sport 2024, quindi la versione che a grande richiesta è arrivata, grazie ad Honda, con il 19 pollici all'anteriore. Quindi si ha più facilità su strada, meno inerzie tra le curve e un'altezza da terra diminuita. Ora 85 cm o 83 con la sella in posizione bassa. Per chi ancora vuole scegliere una 21, tranquilli, è sempre disponibile, ma se come me oltre la strada bianca non andreste, una versione così è sicuramente più fruibile. Il pacchetto è veramente completo, l'Africa offre Android Auto, CarPlay, cambio DCT a doppia frizione, cruise control. Le uniche mancanze per una vera ammiraglia sono legate ai radar, neanche disponibili come optional. La filosofia Honda pare dia i suoi frutti. Infatti anche quest'anno per il bicilindrico parallelo non abbiamo incrementi di potenza, ma coppia sì, il 7% in più. Siamo ora a 112 Nm a 5500 giri e il mercato continua a premiarla. Le criticità? Una pulsantiera troppo affollata, il cupolino regolabile con due mani, una sella forse un po' troppo sostenuta per i lunghi viaggi, calore che è avvertibile dal catalizzatore al lato destro e alcune finiture come le saldature del maniglione potrebbero essere migliori. Pro? Tantissimi, a partire dalla guida veramente bilanciata e un motore che non scimmiotta nessuno, con la sua coppia in basso fa storia a sé, ma ora andiamo a provarla. Buongiorno ragazzi, buongiorno, siamo qua oggi in compagnia dell'Africa Twin 2024 Adventure Sport e questo sarà un breve giro. Come voi sapete, io amo definire le mie prove, alcune di esse, degli assaggi, degli spizzichi, e questo è proprio quello che vuole essere questa prova, la prova di questa moto, perché purtroppo non ce l'abbiamo anche questa moto per tanto tempo. Quindi e soprattutto ragazzi, io non ho mai provato Africa Twin, quindi è molto interessante secondo me farvi sapere quali sono le prime impressioni di una persona, di un utente che prova tante moto e questo settore lo conosce piuttosto bene e sta provando per la prima volta una Honda Africa Twin. Vi ricordo che il modello 2024, quindi questa l'ho voluta provare appositamente perché si pone in quel segmento iper affollato. Ma prima di tutto ragazzi, segmento iper affollato, ma voi iscrivetevi al mio canale se vi piacciono i miei video, fatelo, perché così riuscirò a portarvi altri contenuti. Vi dicevo che questa moto nel segmento finalmente delle 19, perché finalmente? Perché quasi la maggior parte delle persone compra queste moto e poi ci fa ovviamente della strada. Nella fattispecie questa è la versione, una delle più vendute, perché al cambio, come state vedendo, non sto facendo assolutamente niente, al DCT, che porta con sé un aggravio di peso, oltre che esborso leggermente maggiore di denaro, di 10 kg. Questa pesa 250, ma similitudine con multistrada vi dico subito che questa risulta con baricentro più basso, sembra un po' più facile, e anche se la sella ora è nella posizione alta non avevo ho più facilità rispetto a multistrada. Devo darvi proprio questo primo parere. Altro parere che vi posso dare subito: il motore che ha la coppia che è spostata in basso rispetto alla versione precedente, e qua abbiamo sempre 102 cavalli, ma ha tutto a 5500 giri. Fa molto strano se non siete abituati a non tirare la frizione quando vi fermate. Vedete, lei non fa niente. Non proveremo purtroppo questo display molto bello la grafica, 6 pollici e mezzo. Non proveremo le varie funzioni, non proveremo settaggi, perché è già tanto se riesco a capirci qualcosa e a dirvi qualcosa, ma a essere onesti, essere sinceri. Intanto le sospensioni Showa era da 45 con 200, poco oltre 200 mm di escursione. Sono adesso con i settaggi medi, perché secondo me la maggior parte delle persone la userà così toccate se siete alti 1,70. Pedane sono un pochino d'impaccio, danno un pochino fastidio quando mettete giù i piedi, ce l'avete proprio lì. La seduta intanto ve la faccio vedere, la zona di seduta è abbastanza larga, qua si allarga molto, mi dà un po' fastidio, devo dirvi la verità, perché la sella ha un bello schiumato, sostenuta, mi piace, e ci si riesce a muovere come piace a me in sella molto bene. Mi sarei aspettato onestamente alla prima presa un po' più di castagna da un motore che sulla carta
a tutta questa coppia in basso. Non è che non vada, ma è molto dolce, è molto telefonata come erogazione. Il manubrio largo un po' meno del multistrada mi piace, e onestamente devo dirvi che questa moto avrei pensato mi sarebbe piaciuta meno, invece le manca soltanto un pochino di castagna che vorrei, perché la confidenza che regala è veramente tanta. Non ha sottosterzo, scusate, è di una facilità che se il multistrada è facile, questa è ancora più facile. Vi fa venire voglia di giocare dolcemente, perché non è che ha delle inerzie così grandi, ma è molto dolce. Eppure questa gioca anche facilitata da cerchi con canale più stretto dei 19 a cui siamo abituati, ha un 150 al posteriore, cioè cerchi da 18, 19 anteriore, ed è molto forse troppo, non so quanto cambierebbe a livello di sospensione. È molto morbida la prima parte, è molto dolce, e proprio con una ciclistica così bilanciata, così facile, la vorrei un pochino più sostenuta. La vorrei un po' più sostenuta, perché tende a muovere un po' troppo rispetto a quanto vorrei io e a quello che sono le mie preferenze, le mie preferenze sulle moto. Parliamo un po' del DCT. La trovo una bella soluzione, io non sono assolutamente né pro né contro. Io ritengo che per alcune persone sia giusto comprarla con DCT. Sì, io non so, onestamente non riesco ad avere un giudizio preciso, non so se la prenderai con o senza, sinceramente. Mi piace, devo dirvi la verità, non mi viene neanche da utilizzarlo in manuale. Vediamo un sorpasso. Vedete, adesso lui ha cercato subito di mettere la marcia dentro, e sta cercando chiaramente, non è in sport, non sto andando in manuale, lui cerca sempre poi di mettervi il rapporto successivo. Se mi chiedete la dolcezza di utilizzo, diciamo che soltanto fra prima e seconda sentite un leggero stacco, ma non è per nulla fastidioso, così come la presa. Sapete che sono molto paranoico, molto fissato con l'on-off delle moto, e questa è molto ben dosabile, ha un bel attacco. Quello che manca a questa moto purtroppo è il sound di questo bicilindrico da 100 poco più cavalli, fasato a 270 gradi, manovellismo. Si sente leggermente, devo dirvi la verità, il calore sulla gamba destra, quello un po' devo dire che si percepisce. Guardate che mi veniva da pizzicare la frizione. Parliamo un po' della frenata invece. La frenata che ha un bel attacco, mi piace, si riesce a modulare molto bene, e anche il freno posteriore forse è un pochino, latita un pochino. Dicevo, è la prima parte che parte molto, probabilmente proprio per la guida in off, e poi sono abbastanza controllate dopo. Si sente l'intervento ovviamente elettronico, e mi piace anche il cambio come assiste bene. È veramente tanto, in realtà è abbastanza giocherellosa, perché quando una moto è così bilanciata, facile ed equilibrata, vi dà subito la sensazione di essere una moto con la quale potete giocarci. Certo, ci sono moto sicuramente più divertenti, e ve ne potrei citare parecchie, ma la facilità, oh cavolo, un capriolo, poverino, è proprio come me la immaginavo, nel senso che me la immaginavo così facile, ma non credevo che in realtà avrei espresso un giudizio positivo di questa moto, e invece lo esprimo. E se siete curiosi soprattutto, ma avete qualche remora, andate a provarla, perché potrebbe piacervi come no, ma potrebbe anche piacervi. E vi dico la verità che se cercassi, perché a chi consiglio questa moto? Beh, secondo me la consiglio a chi vuole intanto l'affidabilità Honda, il marchio Honda, sicuramente poi questa versione a chi non ha voglia di usare il cambio, e in città è comodissimo, e quindi ha un target, diciamo,
magari la persona che non cerca performance pura, estrema, che cerca dalla moto da turismo, quale questa moto è. Vi ricordo anche le borse laterali che sono ben integrate nella coda, e quindi proprio è così che me la pensavo e così che ve la vendo e la propongo, come a chi cerca una moto che non ha chissà quale punto apice che diciamo è superiore rispetto a qualcos'altro. Non mi sento di dirvi che l'ho provata e mi ha fatto battere il cuore particolarmente o eccelle in chissà quale ambito, ma intanto è bella esteticamente, sicuramente è molto bella anche come verniciature, adesivi sottotrasparente, a me piace molto, devo dirvi la verità. E poi in città, ragazzi, guardate, la potete usare come uno scooter, un po' secco il mono, anche se i leveraggi al posteriore, il monoamortizzatore è un pochino secco, però è una moto comoda, è una moto che sicuramente vale, vi dico la verità, è quello che penso, lo sapete, vale assolutamente ogni centesimo secondo me questa moto, e non vi nascondo che se avessi anche la possibilità di provarla, di usarla, se diciamo fossi come quelli più famosi che hanno la possibilità da parte delle case o da parte di concessionarie di utilizzarla per più tempo, sarebbe una moto con la quale devo dire che lo farei, perché ne riconosco le buone doti dinamiche che, come ho detto, non sento di dirvi che eccelle in chissà che cosa, una ottima protezione aerodinamica nonostante abbia il cupolino, questi giapponesi sapete che gli permettono sì di regolarlo, ma soltanto, io non credo che ci sia modo di riuscire a farlo in movimento, ma le gambe sono riparatissime. Io Honda non ne conosco, vi devo dire che provo qualche affinità con qualcosa in particolare. Beh, io ho provato, perdonatemi con le dovute proporzioni, io ho provato un NC e chiaramente qua sento la facilità di utilizzo Honda. Ecco, vedete, adesso qua mi ha strappato fra seconda e prima, mi ha dato uno strappo che sicuramente con la frizione non avrei fatto e il passeggero questo l'avrebbe avvertito. Diciamo, ne avverto la facilità, sì, fra seconda e prima un po' si sente. Ecco, vedete, di nuovo ha dato un bello strattone qua. Ragazzi, il video, anche se breve, finisce qua. Io spero di avervi portato, fatemi domande se volete sapere qualcosa di quello che ho sentito da questa prova che magari non vi sto dicendo ora e magari voi me lo chiedete e ve lo posso dire. Fatelo, lasciate un commento e vedrò se posso rispondere. Vedete, questo seconda prima è per questo che bisognerebbe provarle per più tempo, è un pochino fastidioso. Certo, seconda prima non lo si fa tantissimo, però in città insomma. Mettete un like se vi è piaciuto questo video, lasciate un commento, scrivetemi. A presto da Angie, ciao ragazzi.